Siamo ad Abano Terme, in occasione della 22esima edizione del torneo internazionale di calcio giovanile. 16 rappresentative della categoria esordienti provenienti da tutta Europa si ritrovano tra le vie del centro per dare vita ad una manifestazione sportiva di importanza internazionale. Sono 8 le squadre italiane che partecipano al torneo. Inter, Milan, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Juventus, oltre alle 2 squadre locali Abano e Terma Labano. Mentre dall'estero arrivano Manchester City, Arsenal e Chelsea dall'Inghilterra, i giovani portoghesi del Benfica, l'Ajax dall'Olanda, il Paris Saint-Germain dalla Francia, il Bayer Leverkusen dalla Germania e i russi dello Zenit. Oggi siamo nel comune di Abano Terme, l'evento è la 22esima edizione del torneo internazionale Città di Abano Terme, categoria esordienti nati nell'anno 2000, una delle più importanti manifestazioni a livello nazionale e internazionale. In questa località lo sport si abbina alla bellezza dei paesaggi, con i colli che fanno da splendida cornice ai campi di gioco. I Colli Euganei sono la palestra ideale per praticare sport, sia il calcio, come vediamo qua nello stadio di Monteortone, in questa splendida cornice con il campanile del monastero alle mie spalle e il colle, ma sono anche la palestra ideale per praticare tutti i tipi di sport, dal ciclismo mountain bike al ciclismo di strada, e in effetti in questo momento il nostro territorio sta puntando tantissimo sugli sportivi. Questi eventi nascono proprio per lanciare un messaggio nuovo, per far parlare di Terme in maniera diversa, per svecchiare, se vogliamo, no, le nostre terme. E per questo motivo nasce l'abbinamento di terme e sport. L'impatto è sicuramente fortissimo e lo sforzo da parte delle amministrazioni, ma anche del consorzio, nell'organizzazione di un evento di questa portata è sicuramente molto importante. L'obiettivo è quello di farlo crescere negli anni, migliorandolo di anno in anno. Già vediamo che già dall'anno scorso ha acquistato valore, qualità. Quest'anno ancora di più e speriamo appunto di crescere negli anni a seguire, cercando di coinvolgere sempre di più turisti e persone interessate al mondo dello sport, in maniera tale da farlo diventare un vero e proprio riferimento anche del calcio giovanile a livello non solo italiano ma proprio anche europeo. L'esperienza dell'anno scorso ci dice che abbiamo ammirato dei giocatori di primissimo livello, giocatori dell'Ajax, giocatori del Paris Saint-Germain, della Juventus, dell'Inter, del Benfica. Spero che quest'anno possiamo ancora ammirare tanti talenti su questo campo di gioco. Per quanto riguarda la mia esperienza, significa tanto, significa mettersi a confronto con delle realtà diverse, mettersi a confronto con delle mentalità diverse, mettersi a confronto con delle scuole calcio anche completamente diverse. Per me sarebbe stato, perché non ho mai partecipato a un torneo del genere, sarebbe stato veramente un evento di primissima importanza che lo avrei portato per sempre nella mia mente. Per questi giovani spero che sia altrettanto. Le squadre, le scuole anzi, come Ajax, Benfica, Chelsea stesso, sono delle scuole, come anche il Bayer Leverkusen, fresca anche vincitrice l'anno scorso, sono delle scuole calcistiche che stanno veramente realizzando quello che negli ultimi anni invece non si era avuto. Ad esempio pensiamo alle squadre tedesche che in questo momento stanno anche primeggiando in Champions League, si aveva più un aspetto fisico che era predominante rispetto all'aspetto tecnico. In questo momento invece anche le squadre tedesche sono forti sia sotto l'aspetto tecnico che fisico. È importante una vetrina del genere perché raduna prima di tutto tutti gli operatori di mercato e tutti quelli che svolgono calcio, quindi a buoni livelli, e in più è un volano indescrivibile per i piccoli calciatori anche a livello dilettantistico che fanno del calcio, quindi un obiettivo da raggiungere. Ma diciamo che oltre a diventare calciatori, la prima cosa che insegna questo torneo è saper vivere, convivere, quindi in uno spogliatoio, le regole quindi di vita del calcio. Questi giovani penso che sia una delle vetrine più importanti, visto la caratura di squadre che ci sono. Squadre internazionali, tutte forti, all'età di 13 anni penso che sia una bella vetrina, anche perché sicuramente ci saranno già degli osservatori a vederli, già a questa età.
Le squadre si sfideranno suddivise in 4 gironi da 4 squadre, le cui prime 2 classificate si affronteranno in scontri diretti fino ad eleggere la vincitrice di questa edizione. Ma tutte le formazioni continueranno a giocare per determinare una classifica finale anche dal 7° al 16° posto. Il torneo è anche un'ottima occasione di confronto tra le varie scuole di calcio per verificare come nascono le differenze e i punti in comune delle mentalità calcistiche europee. In Italia, secondo me, la cosa importante è che noi abbiamo il nostro calcio, loro hanno il loro, Germania, Francia, Inghilterra, e noi dobbiamo conservare il meglio del nostro calcio e poterlo migliorare secondo le nostre tradizioni e secondo la nostra cultura. Io trasmetto per la mia esperienza da ex calciatore e da insegnante di calcio che il calcio è tecnica e senza questa non si può arrivare a giocare a certi livelli. La fisicità è una conseguenza poi dopo quando i ragazzi diventano più grandi, non quando fanno esordienti in queste categorie più basse. La tecnica e l'insegnamento della tecnica penso che sia nella parte iniziale del ragazzo la cosa più importante da insegnare ai nostri giovani. Noi proviamo a trasmettere ai nostri giocatori un modo di fare calcio che possa intrattenere la gente. Il punto fondamentale non è sul vincere la partita, ma è più nel fare sì che il pubblico veda un bel calcio. Io penso che nel modo in cui lavoriamo prepariamo i ragazzi con una buona base di abilità tecniche e tattiche. Per questo credo che per loro sia facile andare a giocare in altri paesi per altre squadre. Vediamo tantissimi ragazzi cresciuti nell'Ajax giocare nelle grandi squadre d'Europa. Tutti loro hanno ottenuto le conoscenze di gioco di base grazie alla scuola Ajax. Il modello inglese del calcio è spesso associato alla passione e al gioco fisico. In realtà il modo in cui vediamo il calcio è tecnico, con una mentalità offensiva, un gioco improntato sull'attacco. L'allenamento per noi è molto piccolo. Ci concentriamo sui passaggi, sull'attacco, su un modo di fare calcio emozionale e appassionato. Alleniamo i nostri ragazzi molto intensamente su determinate caratteristiche. Il controllo di palla, il palleggio e muovere la palla negli spazi in profondità. Il mio focus dell'allenamento è sulle abilità tecniche. Mi concentro sulle caratteristiche dei ragazzi, destri, mancini, per avere un buon possesso di palla. Durante gli anni alla scuola Ajax proviamo a lasciare qualcosa ai ragazzi, di farli crescere, di trasmettergli l'esperienza di prendere la giusta decisione sul campo e anche un po' di conoscenza tattica per lasciargli una preparazione completa sul piano del gioco. Voglio che sappiano cosa fare, che riescano a farlo nel momento giusto, gestendo la palla nel modo giusto. Possono usare qualsiasi parte del corpo consentita per mandare la palla dove vogliono che arrivi. Corrado Grabbi della Juventus, Casimir Westerwelle dell'Ajax e Robert Dipple hanno un approccio differente alla materia del calcio, ma tutti e tre hanno sicuramente un punto in comune: aiutare nella crescita giovani calciatori che inseguono il sogno di diventare i grandi campioni di domani. Il sogno di ogni bambino penso che sia quello di fare il professionista. C'è una grande differenza che quando ho iniziato a giocare io a calcio io non pensavo di fare il professionista, pensavo solo a giocare, e oggi comunque le cose sono cambiate, forse anche per tante cose, televisioni e tutto quanto,
c'è molta più informazione, perciò quando giocavo io che avevo 8-9 anni, io giocavo avevo una grandissima passione, non ci pensavo neanche magari di fare il professionista, era talmente un sogno che magari pensavo solo a divertirmi. Adesso comunque le cose vengono viste soprattutto a volte da parte dei genitori in modo diverso. L'obiettivo di tutti i giocatori è raggiungere la prima squadra e diventare un grande giocatore, allenandosi duramente perché vogliono diventare professionisti nel campionato inglese o chissà dove nel mondo. Comunque il nostro sogno è quello di fornire continuamente nuove generazioni di calciatori. La finale della 22esima edizione del torneo internazionale di calcio giovanile della città di Abano Terme viene vinta dal Benfica, che supera l'Ajax per 1-0 dopo i tempi supplementari. A decidere l'incontro la rete negli ultimi minuti di Pedro Alvaro su calcio di rigore. Oltre 2000 spettatori allo stadio delle Terme hanno assistito alla finalissima di un torneo emozionante, seguita dalle premiazioni di squadra e individuali. La finale per il terzo posto ha decretato la medaglia di bronzo per il Milan, che ha superato il Manchester City per 1-0. Tra i premi individuali figurano diversi talenti molto promettenti per il futuro, tra cui Simmons del Manchester City, che si è aggiudicato il riconoscimento di capocannoniere del torneo, e Tariq Lamptey del Chelsea, vincitore del premio per il miglior giocatore. L'appuntamento è per la prossima edizione, che ricalcherà il successo di quest'anno e sicuramente confermerà il valore internazionale della manifestazione. Questo evento, come ho già anticipato, è nato 22 anni fa, ma non ha mai avuto un entusiasmo e un paniere di squadre così importanti come quest'anno. 8 squadre italiane, 8 squadre straniere. Volevamo noi raccogliere il meglio della categoria e credo che ci siamo riusciti. She's up all night to the sun.